Oggi non vorrei fare uno dei soliti video sulla tecnica fotografica o comunque su qualcosa relativo direttamente alla fotografia, quanto mi piacerebbe discutere con voi di un argomento che poi alla fine certamente ha a che fare con la fotografia, ma in che senso? Per chi ha visto qualche mio video sa che mi piace fare fotografie, fare video, ma soprattutto quando sono relazionati ai viaggi. Quindi è un po' come dire che lo scopo della mia fotografia non è fare fotografie o video, ma viaggiare. E viaggiare può essere fatto in tante maniere, ma quella che più piace a me è una forma di turismo che però si avvicini più appunto al viaggio e non alla vacanza. E per fare questo, concentriamoci un minuto su qual è per me il significato di vacanza e qual è quello di viaggio. Vacanza è rimanere in un posto o spostarsi in un altro posto per ricaricare le pile, quindi per riposare, per non pensare a niente, per magari vedere qualcosa ma senza impegno, mentre viaggiare è una cosa diversa. Viaggiare vuol dire andare a conoscere, a vedere qualcosa, cercando però anche di capirne gli intimi motivi che hanno portato alla costruzione di una certa cosa, a una certa maniera di mangiare, a una certa maniera di vivere. Bene, questo diciamo è un pochino difficile da fare quando si è in vacanza, perché la vacanza in generale nel 90% dei casi si fa anche quando vi spostate in luoghi dove è difficile creare aggregazione. Quindi andate a dormire in un hotel, uscite magari la sera a mangiare, però sempre con la vostra magari dolce metà, che è sempre quella che comunque con cui avreste cenato a casa, eh, con la vostra famiglia, eccetera. Quindi la differenza per me tra una vacanza e un viaggio è che nel viaggio ci dovrebbe essere qualche tipo di interazione col luogo scelto nel quale conoscete persone che siano o no del luogo, che passano comunque qualcosa che riesca a arricchirvi interiormente e non solo farvi riposare. Quindi indubbiamente un viaggio è estremamente, a mio giudizio, più faticoso che una vacanza. Quindi se io viaggio per fare fotografie, che cosa succede? Se sono in vacanza vado e faccio delle passeggiate e faccio delle fotografie a qualcosa che trovo sulla strada o che mi sono studiato, eccetera. Ma poi che cosa mi rimane di questo se io poi non ho interagito con l'intorno? Ecco perché io preferisco viaggiare a fare la classica vacanza.
a cosa voglio realmente arrivare? Voglio realmente arrivare che, come vi dicevo, se questo viaggio lo faccio in un hotel, ho difficoltà nel creare questo tipo di interazione. Ecco perché preferisco di gran lunga un B&B rispetto all'hotel. Ora, sto parlando di B&B intesi come una stanza condivisa con altri, perché è chiaro che se prendete una casa vacanza dove siete solo voi, non è cambiato niente. Escluso magari un po' di interazione col proprietario della casa, eccetera. Però diciamo che quella che ritengo sia quello che io ritengo sia il miglior modo per viaggiare e non fare semplicemente una vacanza è prendere un B&B in, diciamo, in case dove condividete l'esperienza, quindi ognuno magari alla propria stanza, ma poi quando vi ritrovate in cucina, chiacchierate, magari quest'altro viaggiatore è arrivato dal Brasile, un altro è arrivato dall'Uruguay, un altro è arrivato dal Myanmar, eccetera, e in qualche maniera si scambiano delle idee, comunque dei commenti, eccetera. Capisco naturalmente chi trova difficoltoso questo genere di maniera di viaggiare perché, come vi dicevo, un viaggio è più faticoso di una vacanza. Quindi c'è la fatica andando in un B&B di per esempio spesso avere il bagno in comune e quindi magari volete farvi una doccia e c'è già qualcuno e dovete aspettare che esca, eccetera. Naturalmente c'è meno privacy, però è proprio questa non mancanza di privacy, ma diciamo diminuzione della privacy che secondo me rende interessante il concetto di B&B. Continuo a dire, capisco che non è per tutti, bisogna essere abituati a un certo tipo di viaggio, bisogna avere una mente aperta, bisogna essere giovani dentro, questo è il punto. Secondo me questo fa sì che in qualche maniera anche le vostre foto, anche i vostri video abbiano più senso, siano molto più collegati al posto dove siete, abbiano la possibilità di ottenere quel respiro che non è dato dal luogo, ma dal suo intorno. Io non so cosa ne pensiate voi, continuo a dire, capisco chi magari pensa di non essere in grado di adottare questa maniera di viaggiare, ma come ci siamo tutti abituati in fondo a diminuire il nostro bagaglio quando viaggiamo perché le aerolinee continuano a abbassare il numero di chili di cose che possiamo portare, il numero di valigie, eccetera. Come ci siamo abituati a tante altre cose, secondo me anche una forma di alloggio del genere può essere una forma migliore sotto alcuni aspetti di viaggiare. Se qualcuno vedrà mai questo video, fatemi sapere solo se siete d'accordo o no, qual è stata la vostra esperienza
Devo dire che le mie esperienze sono state estremamente positive, forse per questo sono anni che alloggio in questa maniera e anche questo, parliamoci chiaramente, ci permette di viaggiare più a lungo perché normalmente è meno costoso. Io ricordo prima della pandemia, per esempio, che ho dormito vari giorni in una casetta al centro di Lisbona per 10 euro a notte, che veramente, certo, basicissima, molto, c'era il letto e un cuscino, punto praticamente, però alla fine erano 10 euro, voglio dire, ed ero al centro di una bella città, la stanza era pulita, il bagno era pulito e in cucina ho conosciuto tante persone che ora siamo appena tornati con mia moglie da Porto e anche abbiamo preso questo genere d'alloggio, eccetera. Fatemi sapere semplicemente quello che ne pensate. Grazie.